Ciao, benvenuto su Nasa Skate, io sono Ale Asso e oggi vediamo 3 modi in cui iniziare lo skate dopo i 35 anni può diventare un elisir di gioventù. Let's skate! Prima di iniziare con lo skate mi ero reso conto come col passare degli anni e l'aumento degli impegni lavorativi e delle responsabilità stavo mettendo in secondo piano un po' il gioco. Oltretutto crescendo ci viene spesso detto che appunto di lasciar perdere le attività da ragazzi e pensare alle cose serie, ma in realtà proprio quando smettiamo di giocare, di danzare, di usare la fantasia in generale, è là che cominciamo a invecchiare. Lo vedo anche con la mia gatta che ha 9 anni e quindi non è più giovanissima, però se i giorni in cui passo del tempo a giocare con lei, a stimolarla e a giocare appunto attivamente con lei, diventa super felicissima, super attiva e coccolone. E invece nei giorni in cui per varie cause, appunto perché magari sono io troppo impegnato o cose, non riesco a passare del tempo di gioco proprio, di quella simulazione fantastica della caccia, torna a dormire tutto il giorno, a diventare più pigra, cioè stessa cosa accade a noi umani, almeno è accaduta con me. Lo skate invece proprio mi ha riattivato quella voglia di giocare, quella voglia di fantasia, quella voglia di prendere le cose poco seriamente e lasciare che vadano come vadano, e che mi ha fatto ritrovare ben presto quella gioia proprio da bambino, quella gioia spensierata da bambino. Un'altra tendenza che ho notato che mi stava facendo invecchiare era quella di adagiarmi nella ricerca della comodità. Oltretutto siamo in una società che spinge da tutte le parti, sia con le pubblicità della macchina più comoda, del divano più comodo, della TV più grande, eccetera, eccetera, e la tecnologia che ci rende sempre più facili ogni compito, ma per cui appunto è facile cadere in questa trappola della ricerca della comodità, ma in realtà è proprio uscendo dalla zona di comfort e affrontando quel pericolo, affrontando le sfide, che nasce un senso proprio di emozione, di felicità, di gioia che ti fa sentire vivo. La prevedibile instabilità dello skate mi ha fornito tra l'altro una sfida facile, quotidiana, che c'è sempre, perché una volta che impari ad andare poi c'hai i primi trick da imparare e poi ne impari un altro, eccetera, eccetera, non sei mai troppo comodo sullo skate. Oltretutto mi ha ricordato quanto le cadute non siano qualcosa da temere, ma piuttosto un modo per crescere, perché ogni volta che cadiamo abbiamo l'opportunità di rialzarci e rialzarci più forti.
sono reso conto poi di come il vero motivo per cui per tanti anni avevo rinunciato a imparare ad andare con lo skate era perché sotto sotto non era tanto le cadute che temevo, ma quello di riniziare qualcosa da zero e di sembrare incapace, imbranato e principiante. Ma in realtà è proprio nell'imparare qualcosa di nuovo da zero che nasce, che si nasconde una grande opportunità di crescita. Soprattutto quando abbiamo la pazienza di continuare a provare, anche se all'inizio non vediamo subito i risultati immediatamente, ma appunto continuiamo a provarci, continuiamo a esercitarci. Alla lunga, quando poi i risultati arrivano, ti lasciano quella senso di esaltazione, di felicità che è incredibile, che ti fa proprio sentire vivo e giovane. E lo skate appunto ti offre sempre qualcosa da imparare. All'inizio è solo starci sopra, poi dare le prime spinte, poi andare un po' più veloce, poi fare le prime curve, poi andare in mezzo al traffico, andare in giro per la città, poi cominciare a fare i primi trick e da là si apre un nuovo mondo, perché di trick poi ce ne sono un'infinità, sia che parliamo dello skate piccolo che se parliamo del longboard, per cui in realtà non c'è mai la fine a quello che si può imparare. Ed è quello che ci dà quel senso di costante crescita che abbiamo proprio bisogno dentro, profondamente dentro la nostra anima e che ci fa sentire proprio vivi. Adesso quindi è ora di mettere da parte ogni dubbio, ogni paura, prendere un longboard e cominciare a tornare bambini. Let's skate!